Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, uscita numero 7, edizione De Agostini, in scala 1:3, altezza circa 62 cm. Andiamo a dare una rapida occhiata all'interno di questo fascicolo per coloro i quali hanno deciso di non sottoscrivere questa collezione. Se hanno piacere, oltre che guardare le immagini, potranno anche dedicarsi alla lettura dei testi. Intanto io mi dedico ai doverosi ringraziamenti a tutti voi che mi guardate, che mi sostenete, che mi aiutate, anche donandomi degli aiuti proprio concreti per aiutarmi ad investire in questo canale. Grazie ragazzi, ma grazie a tutti. Un abbraccio con tutto il mio cuore, davvero. Se poi c'è anche qualcuno che vuole essere nuovo iscritto del canale di Michele, io non potrò che esserne che soddisfatto. Non potrò che esserne soddisfatto. Va bene, dai. Mi raccomando, scusate ragazzi, prima finisco poi vado avanti con questo. E mi raccomando, non vi dimenticate di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist e potrete trovare altre cose. Ed è in arrivo anche Mazinga Z, un robot alto 75 cm che peserà, a mio parere, all'incirca 10 kg. Questo è quello che troviamo invece in questo nuovo numero, il 7, la spalla destra, che andremo subito a vedere dopo avervi fatto dare un'occhiata a tutto quello che è contenuto in questo fascicolo. Qua ci fa vedere l'avanzamento dei lavori con il particolare argentato, quello che abbiamo. E qui ci sono diverse storie interessanti che vi consiglio di leggere, perché è vero che acquistiamo l'oggetto, però qui abbiamo anche la storia, curiosità, cose molto interessanti che sicuramente, se andrete a leggerle, certo male non vi farà. Abbiamo quasi finito. Vedete, ci sono tante cose curiose da poter leggere. E abbiamo finito. Bene, questo è quello che troveremo nella prossima uscita, la 8, sempre la storia di Robocop, il montaggio passo dopo passo, e inizieremo a montare il braccio destro di Robocop. Robot e cyborg e oltre ogni limite. Bene, eccoci qua. Andiamo subito a vedere il contenuto. Abbiamo una serie di viti CM contraddistinte dal colore nero e con la lettera M alla fine di metallo, quindi queste vanno avvitate esclusivamente nel metallo e se vorrete potrete usare un lubrificante, questo per crearvi i filetti. Abbiamo la copertura esterna della spalla destra, tutta in metallo ed è veramente pesante.
Andiamo solo a vedere cosa pesa questa, perché il resto che abbiamo montato fino al numero 6 lo abbiamo già pesato nel video precedente, potete andarlo a vedere. Però è veramente molto pesante per essere un pezzo così. Guardate, 74 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi questo è il peso. E sì ragazzi, mi guardano in tutta Europa e io sono felicissimo. Ecco perché ho deciso già da circa 1 anno e mezzo a questa parte di sottotitolare ogni mio video, prima in 26 lingue e oggi anche in 30, perché mi hanno scritto persone gentilissime dicendomi: Michele, puoi anche mettere la mia lingua, perché sono interessanti i tuoi video ma non riesco a capire proprio le modifiche, quello che consigli, perché sapete che io non mi occupo del solo montaggio, ma di quelle che sono magari le possibilità di non fare danno quando si va appunto a costruire un modello e magari migliorarlo laddove è richiesto. Bene, andiamo subito a vedere. La prima cosa da fare, io prendo 2 viti CM, e vado a crearmi il filetto qua, perché quello che abbiamo montato nel numero 6, che è questo, poi andrà fissato precisamente qui, vedete, entrerà qui all'interno e poi automaticamente si inseriranno questi 2 spazi nei perni dedicati. Tutto sarà tenuto fermo da 2 viti CM, ragion per la quale vado a crearmi il filetto in questa maniera. Pulisco, perché questo è metallo, però ci possono essere durante diversi montaggi, non è questo il caso, ci potrebbero essere delle parti in plastica che vanno in battuta e quindi è sempre meglio non fare andare lubrificanti sulle plastiche. Questo è il consiglio che vi do. Poi, ripeto, fate quello che più ritenete sia giusto per il vostro modello. Una volta fatto questo, prendiamo questa parte, che è la copertura esterna della spalla destra, abbiamo 3 pinne che inseriremo nei 3 fori dedicati. Ecco qua. Delicatamente premete sempre dove vedete il pin sotto, non andate a premere in punta o in altri spazi, mi raccomando. Bene, a questo punto non ci rimane che assemblare. Giriamo il cacciavite al contrario finché non sentiamo il clac. Questo solo se avete creato il filetto, diversamente non ha alcun senso. Sentito? E avvitiamo, senza stringere. Controlliamo che sia tutto a posto e possiamo stringere le viti.
Ecco qua, montaggio perfetto, che bello, che bello. Mi piace sempre di più. Ma quanto è bello questo Robocop! Anche perché io mi sono visto tutti i film, per cui mi piaceva proprio la storia, il personaggio. Triste, perché poi di fatto è una storia triste, un uomo che lascia la moglie, il figlio, cioè non è una cosa che insomma non si può dire che non sia triste, è triste, però alla fine il suo sacrificio ha aiutato un'infinità di persone e ci ha fatto innamorare. Bene, ecco qua. Adesso andiamo a prendere tutto quello che abbiamo montato fino adesso, così possiamo guardare con sole 7 uscite fino a dove siamo arrivati. E non abbiamo montato poco, abbiamo montato tanto. Questo poi andrà di qua. È davvero grande. È davvero grande. Va bene, questo è il destro. Andrebbe di qua, però. Facciamo così. Dai. Ecco qua. Vi consiglio di farlo? Assolutamente sì. Se potete farlo, vi consiglio di farlo. E poi, perché Michele ha scelto anche di fare Robocop? Prima di tutto perché, vi ripeto, è un soggetto che mi ha affascinato e mi ha fatto tanta tenerezza e l'ho seguito. E poi perché come può non essere bellissimo vicino a un'armatura così una volta che avremo finito tutto? Aspettate e poi vi saluto. Guardate. Quanto sono belli! Tanto, tanto. Solo chi ha vissuto i momenti dei telefilm e della loro storia mi può veramente capire. Poi ci mancherebbe, ci sono tante persone che lo hanno conosciuto dopo e sono rimaste affascinate, e ci sta, altro che. Va bene ragazzi, io direi che potrei chiudere il filmato qui, non ci posso credere, arriveremo a un 15 minuti, va bene, ci metterei film a fare filmati video di 15 minuti, anche voi. Però ragazzi, abbiate pazienza, io non posso fare video di 8 minuti se spiego quello che spiego e se mi permetto di darvi dei consigli. Non vi faccio solo vedere la vite va qui e il pezzo va lì, no, non è così che io ho deciso di fare nel mio canale. Poi quelli che lo fanno benissimo, è una loro scelta, sono bravissimi, sicuramente sanno fare i video meglio che Michele, altro che ci vuole poco, però io vi posso dire che sono uno che impara e quando avrò la possibilità economica di poter investire, vi garantisco, sempre con il vostro aiuto, se manterrete vivo il canale con le vostre visualizzazioni, io vi ringrazio e migliorerò. Abbiate pazienza per le pubblicità che vedete, d'altronde voi andate a lavorare e vi pagano, io sono qui e non guadagno. Cercate di apprezzare il fatto che, almeno per quelli che ci tengono a me, apprezzare il fatto che la pubblicità che vedete è l'anima del commercio ed è l'unica piccola adesso possibilità che Michele ha di guadagnare qualche cosa. Ecco, non vi dico cosa perché sono all'inizio e vi farei sorridere, però sono all'inizio, ma è un inizio e io sono contento e lo sono perché per me questo canale è di tutti quelli che mi hanno aiutato a crescerlo
che mi aiuteranno e continueranno a farlo crescere, ed è per questo che io vi abbraccio tutti con il cuore e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi, guardate che brutta immagine, la testa di Iron Man tagliata, la mano destra di Robocop che non si vede bene. Va bene, dai, vi saluto così, che devo fare? Ciao ragazzi, mi raccomando, continuate a guardarmi e se avete piacere non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Non mi viene da ridere perché se mi vedeste, se voi foste qui, io sono rigido come un manico di scopa, in mano con questo piccolo cavalletto luminoso. Sto cercando di non muovermi più di tanto, ma come vedete poco serve. E mi sta venendo una paresi al braccio destro. Ciao ragazzi!